Benvenuti! In questa analisi ci tufferemo in un concetto che è, a tutti gli effetti, il cuore pulsante di quasi ogni applicazione di intelligenza artificiale che usiamo ogni giorno, spesso senza neanche farci caso. Pensiamoci un attimo. Come fa il nostro smartphone a sbloccare lo schermo riconoscendo il nostro viso in una frazione di secondo? O come fanno le piattaforme di streaming a suggerirci quel film o quella serie che sembra fatta apposta per noi? Sembra quasi magia, vero? Invece, dietro a tutto questo c'è un processo ben preciso. Ebbene, la risposta a queste domande ha un nome e un cognome. Inferenza IA. È proprio questo il meccanismo che trasforma la conoscenza teorica dell'intelligenza artificiale in azioni concrete, in risultati che possiamo toccare con mano nel mondo reale. Ok, ma che cos'è in parole povere? L'inferenza è semplicemente l'intelligenza artificiale in azione. Se pensiamo all'addestramento come alla fase in cui si costruisce e si istruisce il cervello del modello, l'inferenza è il momento in cui quel cervello inizia a usare ciò che ha imparato per pensare, ragionare e agire su dati completamente nuovi. E per afferrare bene questo concetto, la cosa migliore è metterlo a confronto con la sua controparte, la sua gemella, diciamo, la fase di addestramento. Proviamo a immaginare che un modello di IA abbia in pratica due vite separate. L'analogia, guardate, è perfetta ed è questa: la scuola e il lavoro. L'addestramento è la scuola, una fase intensa, a volte lunghissima, di studio, di apprendimento su libri di testo enormi, per imparare una materia. L'inferenza, invece, è come il primo giorno di lavoro. È il momento di mettere finalmente in pratica tutto quello che si è studiato per risolvere problemi veri e concreti. E questa tabella riassume tutto alla perfezione. Durante l'addestramento l'obiettivo numero 1 è l'accuratezza. Si usano risorse immense per creare un modello che sia il più preciso possibile. Ma poi, quando si passa all'inferenza, la musica cambia completamente. Qui le parole chiave diventano velocità, scalabilità e costo, perché un modello, anche se precisissimo, che non risponde in tempo reale a milioni di utenti o che ha costi di gestione folli, semplicemente non serve a nulla. Ok, perfetto. La distinzione adesso è chiara. Ma nel concreto, che cosa succede sotto il cofano? Vediamo insieme come funziona il processo di inferenza passo dopo passo. Usiamo un'altra analogia che rende l'idea benissimo. Il nostro cervello non deve ripassare la definizione di giraffa ogni volta che ne vede una allo zoo. La riconosce e basta, istantaneamente, usando le conoscenze che ha già. Ecco, un modello di IA fa esattamente la stessa cosa. Usa la sua memoria per identificare al volo degli schemi in dati che non ha mai visto prima. Il processo, vedrete, è sorprendentemente lineare. Si tratta di 3 passaggi fondamentali. Primo, l'input. Il modello riceve un nuovo dato, mettiamo una foto. Secondo, l'elaborazione. Qui scatta il forward pass, un passaggio velocissimo in cui l'informazione attraversa la rete neurale una sola volta, dall'inizio alla fine. Terzo, l'output. Il modello ci restituisce la sua risposta. Ad esempio, c'è una probabilità del 95% che questa sia la foto di un gatto. E il tutto spesso in millisecondi. Bene, abbiamo capito il come. Ora la domanda è dove? Cioè, dove avviene fisicamente questo processo di inferenza? Le opzioni principali sono 2 e sono molto diverse tra loro, o nel cloud o direttamente sul dispositivo che stiamo usando. Allora, l'approccio più classico è l'inferenza nel cloud. Immaginiamo i giganteschi data center che gestiscono servizi come le ricerche online o gli assistenti vocali. I modelli di IA vivono lì, su server potentissimi, pronti a elaborare milioni e milioni di richieste che arrivano da tutto il mondo. E anche qui, nel cloud, ci sono 2 modalità principali. Da una parte l'inferenza in tempo reale, che ci dà le risposte immediate di cui abbiamo bisogno da un chatbot. Dall'altra l'inferenza batch o offline, che è perfetta per macinare enormi quantità di dati senza fretta, come l'analisi di tutte le transazioni di una banca a fine giornata. Ma attenzione, il cloud non è l'unica strada. C'è un'alternativa che sta diventando sempre più importante, specialmente ora che i nostri smartphone sono dei veri e propri computer. È l'inferenza sull'edge. Significa semplicemente che il cervello dell'IA lavora direttamente sul nostro dispositivo, senza dover inviare nulla su internet. E perché è così rivoluzionaria? I vantaggi sono pazzeschi. Primo fra tutti, la latenza quasi zero. Un'auto a guida autonoma non può permettersi di aspettare la risposta di un server per decidere se frenare.
Poi la privacy. I nostri dati biometrici per sbloccare il telefono restano lì, sul telefono, al sicuro. E ovviamente le app funzionano anche offline e consumano meno dati. È un cambio di paradigma. Ok, basta teoria. La vera forza dell'inferenza, la sua magia, sta nell'impatto che ha sulle nostre vite, ogni singolo giorno. Diamo un'occhiata ad alcuni esempi concreti. L'impatto, guardate, è letteralmente ovunque. Nella finanza. È quel sistema che blocca una transazione sospetta sulla carta di credito. In sanità, aiuta i medici a individuare anomalie nelle TAC che magari sfuggirebbero all'occhio umano. Nel retail sono i consigli personalizzati che ci fanno scoprire nuovi prodotti. E ovviamente nel settore automotive è il cuore dei sistemi di guida assistita che rendono le nostre strade più sicure. Certo, a sentirla così sembra tutto facile e immediato, ma ovviamente non lo è. Portare un modello di IA dal laboratorio al mondo reale e farlo funzionare per milioni di persone presenta delle sfide enormi. Vediamo le principali. Le sfide sono grosse e si possono riassumere in 4 punti chiave. Il costo, prima di tutto. L'hardware necessario è carissimo. La scalabilità. Come si fa a gestire picchi di milioni di utenti senza che il sistema crolli? La complessità. Mettere in produzione e aggiornare questi modelli è un lavoro per team super specializzati. E infine il punto forse più critico di tutti, la qualità dei dati. Perché vale sempre la regola spazzatura dentro, spazzatura fuori. Un modello addestrato male darà sempre risposte sbagliate. Questa citazione di Red Hat, secondo me, centra il punto in modo magistrale. L'inferenza IA è la fase operativa. È il momento della verità. È il ponte che collega la teoria alla pratica. Il punto esatto in cui l'intelligenza artificiale smette di essere un esperimento accademico e diventa uno strumento che migliora il nostro mondo. Quindi il concetto chiave da portarsi a casa è proprio questo. Se l'addestramento costruisce il cervello dell'IA, è l'inferenza che permette a quel cervello di agire, di interagire con il mondo. È l'inferenza che sblocca tutto il suo potenziale e lo trasforma in valore reale. E tutto questo ci lascia con una domanda, direi, gigantesca. Adesso che l'intelligenza artificiale ha imparato non solo a sapere, ma anche a fare, qual è il prossimo compito che le affideremo? I limiti, onestamente, sembrano espandersi a una velocità che toglie il fiato. Grazie per aver seguito questa analisi con noi. Alla prossima.